Oddio. No. No. Dimmi quando. Tequila! Buonasera e benvenuti a Sfida Mastro, il gioco in cui prendere il toro per le corna può portarti a piangere sul latte versato. Io sono Diane, il mastro delle sfide, il cacciatore di taglie che tiene in riga i nostri 5 fuorilegge facendo il buono, brutto e cattivo tempo, in attesa di trovare la persona più meritevole per questo, il capo di Sfida Mastro. Chi sono questi fuorilegge che sono pronti a tutto per un pugno di punti? Incontriamoli! Anna, Federico, Francesca, Francesco e Valentina. Cominciamo con la prima sfida, che come sempre è la laccatura, in cui ciascun giocatore mostrerà la cosa che ha portato in palio per il vincitore di questo episodio. Quest'oggi abbiamo chiesto ai nostri concorrenti di portare la miglior cosa innocua che si potrebbe utilizzare come arma. Chi avrà portato la miglior cosa innocua prenderà 5 punti e alla fine dell'episodio chi avrà più punti si porterà 5 cose innocue che però potrebbe utilizzare come armi a casa, nel caso veniate derubati uscendo da qui. Federico, cosa hai portato? Beh, la stessa cosa che ho portato Anna. Vado a prendere quello che ho portato io. Va bene. Attenta che adesso ti attacca, Questa cosa innocua come decide. Io ho portato del pane vecchio. Adesso lo dimostrerò su di Anna che fa veramente male il pane vecchio perché è molto duro. Bisogna che sporcate gli pinze. Quindi il pane vecchio. Cazzo, pensavo arrivasse con un coso grande così. Si potevi Molto- comprare la pagnotta. Potevi prendere una baguette più abilonga. Cos'è che era la vagina dei nostri Dei nostri cuori cuori. puntualizza Sulle dimensioni. Un giorno ho dimenticato del pane E ti è caduto sui piedi. mi è caduto sui piedi, ma non fa tanto male, cioè devi metterci anche della forza se vuoi fare veramente ok. male. Ah, ok. Ma sei sicuro che se non lo tiri dietro qualcuno poi si sfalda? Se vuoi provo su di Secondo te. me bisogna scegliere un... No, ci sono pani e pani. E Francesco, tu cosa hai portato? Una arma che è una chiavetta USB Ok. che però può far male. Perché? Se vuoi proviamo. Beh, posso graffiare, può essere tagliente, posso caricarci un virus, infilarlo nel culo di una persona e passarlo. Quindi può fare molto male. Posso anche costringerti con la forza di inghiottire o soffocarti. Però è innocua, generalmente. Quindi Perché si dovresti soffocare? proviamo? Beh, Proviamo. Ti ha convinto, Diane? Ma non devi convincere me. Oh sì, invece. diciamo che aveva convinto il fatto che c'hai Esatto. lo metti in gola. Metterlo in gola mi ha Sì, convinto. vabbè, ma qualsiasi cosa mi metti in gola. Cioè. Grazie agli anni. Vabbè, adesso mi metto in gola una forchetta. No, se ci Potrei pensi, morire. se ci pensi tipo la Bic, sai che l'hanno fatto col buco proprio perché così se la butti dentro e tu riesci ancora a respirare. Esatto. Non ci voglio provare, no. In La teoria, chiavetta, Una di blu però. non mi più perché La lì chiavetta col buco. piace. Sai la chiavetta col buco? Ma se vi ingoiate le batterie è ancora peggio perché vi si scioglie e corrode tutto qua. È vero, brutto. Ma parliamo di cose felici. Federico, la chiavetta la puoi mettere in gola. Quel pane non si riesci a provare. Hai visto la forma che ho scelto del panino? Dove la puoi mettere la chiavetta di Francesco? Sì. Ce lo dirà Francesco. Esatto. Dimostrazione pratica. Penso che, ecco, possa essere... Valentina, cosa hai portato? Una canocchia pavone. Cos'è una canocchia pavone? Bellissima! È carinissimo, è piccolino, è adorabile, non diresti mai che fa male. Sott'acqua può tirare dei pugni tipo 80 km/h. Pugni? Pugni. Ma quanto grande è, scusa? È piccolina, però tira i pugni, tira i cazzotti. Ho È capito, ma se è un cattivissimo. coso così Ma dov'è? è un cioè nel senso. No, vabbè, ma nel suo habitat è cattivissimo. Comunque c'è un film che mi ha detto Riz, che praticamente un tizio si mischia il DNA con una canocchia pavone e diventa tipo un pugile cattivissimo. Super... Però Quindi- bassissimo. Vabbè, comunque 80 km/h un pugno fa male. Sì, ma se è piccolo così. Ma non è così, tipo una mattina. Le dimensioni contano. Di nuovo, ed è un cerchio. Francesca, cosa hai portato? Io ho portato un voucher per stare con dei bambini. Credo che non debba spiegare molto, nel senso che ognuno di noi deve aver avuto almeno un'esperienza negativa con i bambini. Io no, io ne ho. Io ho fatto la maestra d'asilo. Ah, ecco, vedi. Non vi è ancora capitato. La tua- Arriverà il momento. Vabbè, via, ti passi vomitare o cagare addosso non è tanto carino.
carino, però. Sia da un adulto che da un bambino. Possono ferirti anche involontariamente. La mia esperienza è stata di un bambino che per chiedermi la palla mi ha detto: mi passi la palla, signora? Ora, per spiegarla a Federico, che è più anziano, il motivo per cui ci sono Che non rimasta si male. sente. Il motivo per cui ci sono rimasta male è che io sono giovane, capito? Ma è un concetto relativo, quello di gioventù. Appunto per il bambino era così, però io Quindi mi non è sono che messa a ti- piangere. Quindi non è che ti ferisce fisicamente, ti ferisce emotivamente. No, sì, esatto, perché sono manipolatori, questi bastardi. La signora Francesca è stata molto chiara nella sua esposizione. Anna, cosa hai portato? Ma io ho portato uno zoccolo! Si è diventata una madre. Sia perché è orribile, cioè è letale se uno si mette una roba del genere, cioè io penso che muoio o qualcuno muore nell'alta moda. Oltre a quello, cioè se tu lo tiro dietro, credimi che fa male. Però non volevo questi, perché non ho trovato il modello che io ricercavo, che erano gli zoccoli olandesi, capito? Cioè proprio quelli tutti in legno, belli, paciocchi, che se te li tiro dietro voglio vedere se ne ti alzi dopo. Ma non è tanto innocuo, fa già paura vederlo. Sì, sì. È il trauma generazionale Guarda. degli zoccoli. Anche quelle graffette messe là così sono veramente brutte. Allora, io darei, mi dispiace Che Valentina, cazzo. però è vero quello che ha detto Anna, è molto piccola, è bellissimo, È molto bello, questo sì. è molto bello, Ci però tengo a ri- un Ci sono punto. rimasta male. Gli altri hanno lavorato meglio, quindi devo dare 2 punti al voucher di Francesca. Va bene, mi esprimerò dopo. Fisicamente. Incentiva il calo demografico che Vi meritate un gruppo di bambini qui. 3 punti alla ciabatta. No. Non accetto. Ti direi completamente in disaccordo. Sono completamente... No, non accetto. 4 punti al pane No, sono completamente in disaccordo. Completamente in disaccordo. Il pane era un. e 5 punti alla chiavetta di Francesco. Wow. 5 punti a Francesco, un applauso a Francesco. Stavolta non Però si sarei è stato più d'accordo forse col pane. Passiamo alla prossima sfida. Whee! Ciao Anna. Ciao. Ciao Francesco. Come stai? Bene, adesso regolo l'altezza di questa o posso lasciarla così? Puoi lasciarla così se vuoi. Aspetta, regolo. Ok. Come ti senti sul trono? Bene, sono abbassata. Mi piace stare col tavolo in alto. Ti piace quello che vedi davanti a te? È il solito cappello, quindi sì, dai. Ok, perfetto, perfetto. Finché non è roba di mira, ci sta. Vuoi leggere la sfida? Sì? Posso anche aprire. Se vuoi. Va bene. Senza alzarti dalla sedia, lancia le carte nel cappello. Inoltre, se completi un giro su te stesso senza toccare nient'altro che la sedia, 5 carte saranno aggiunte al tuo punteggio finale. Vinci il cappello con più carte. Hai 5 minuti a partire da adesso. L'ho detto io, l'ho detto. Forse tanti no. Io parto da controllare i giri su me stessa. Studiamo un po' di fisica, di traiettoria. Ricordiamoci le uniche cose delle parabole e della traiettoria fatte in fisica. Esatto. Ok. Mi fa sorridere, Valentina, vederti vestita alla greca e pronosticare la sfida con una Cassandra tipo dei giorni nostri. Non hai... Io lo sapevo. Anche se lo sapevi comunque non hai fatto nulla per prevenirlo. Mi piace farmi del male. È una sfida molto interessante perché dovete dimostrare le vostre abilità di lancio, ma anche le vostre abilità nel reparto vestibolare, direi. Che fornita. E partiamo con l'unico concorrente di Sfida Mastro ad avere come nome una parola palindroma, ossia una parola che come la vedi davanti, la vedi di dietro. La baguette. Prendi la baguette. Esatto, sto parlando di Anna! Io me lo ricordo, penso di essere stata anche molto brava su sta roba. Però faccio all-in. Ah, Secondo me lanci è più- tutto il sì, mazzo. è più semplice con tutto il mazzo Mazzo. perché pesa di più. Oh, ci sta, è vero. Però è one shot, quindi se sono fregata di tutto. Posso fare così o così? Beh, 5 minuti per pensarci. Ho toccato la terra! Anche
finisce al muro. Avvicinati più al tavolo. Sì, ma se mi avvicino al tavolo poi giro e vado a battere sul tavolo. Ma secondo me comunque tocco qualcosa. Stai toccando per terra. Sì, lo so, ma stavo vedendo se ci stavo, Cristo di Dio! Madonna! Quante carte sono andate dentro? Vuoi che conti? Pochissime, immagino. No! Ma posso prenderle e rilanciarle? Tutte le informazioni sono nella sfida. Senza alzarmi alla serie. Ok. Beh, ma allora vaffanculo, lì c'è scritto di lanciarla e non che devo per forza stare laggiù. Sì. A te tutte le tue informazioni sono le mie. Ecco qua! Ok. Anna! Quindi teoricamente fra 1 minuto e mezzo conterà ci saranno 54. Sì, dovrebbero essere tutte. Se non sono 54, comunque me ne metti 54 perché non è colpa mia se sono state perse in giro. Posso prendere altre carte? Se vuoi. C'era un altro mazzo da quella parte. Dov'è il problema? Non lo vuoi lanciare da là? No. Ok. Ok. Hai altre carte? Ho questa, è una carta. Giusto, hai ragione, la carta. Queste sono altre carte. Anche questi fogli di carta sono carte. Carte? Basta usare questa carta come carte. Ok, il tempo è finito. Quindi adesso devo mettermi a contare. Certo. 19 più 54. Ah, ok. Tecnicamente anche l'involucro è una carta. 55. Ok. Contenta? Perfetto. Grazie Anna. No, basta. Puoi andare. No! Volevi lanciarle di Voglio nuovo? lanciare qualcos'altro da dentro. Qualche altra cartina. No, mi fai paura. Dai, qui ho preso un sacco di punti, ma sul culo. No, sei stata un genio a mettere carte a caso. Quello è vero, assolutamente. Il problema è, Anna, non è colpa mia se le carte sono state perse in giro. Cioè, ne abbiamo perse in giro? No, le hai lanciate e poi non era colpa tua, era no, colpa non era tua. colpa mia. Le hai lanciate tu. No, è colpa dell'ambiente che ce le prende. Che le lanciava e dopo... Mi è sembrato che questo sia stato il primo momento in cui ho testato veramente la tua pazienza. C'è stato quel momento in Ma cui... io sono una persona molto paziente. Ah, grazie. Quindi siamo a posto. Grazie. Alla fine, nonostante tu non abbia fatto alcun giro, sei riuscita a lanciare dentro 128 carte. Usando come unità di misura i KitKat, ne avresti potuto confezionare 23 e un pezzo. Io cazzo sono una grande lavoratrice, tra gli agnelli e il KitKat. Bene, continuiamo con Checco e Checca. O come dico io, è l'ora delle checche. E posso dire? Wow. 2. Faccio prima a non buttare dentro una carta. 5 minuti, sai quanti giri posso fare in 5 minuti? Siamo già 15. Lo so, vuoi provare a lanciarne? Quella mi ha colpito. Se cambio... No. Ma io metto sempre la stessa forza, solo che... Non c'è niente per avvicinarmi, no. Accidenti. Però, no, aspetta. Senza alzarmi dalla serie. Sto alzando dalla serie. Ok. Se ne viene anche di là, se ho tempo. Hai 1 minuto. Allora no, continuo a girare. Qui... a decidere. Vado 5. E il tempo è finito. Vuoi rimanere qua mentre le conto? Sì, Ok. per essere sicura che non ci siano imbrogli. Come ti senti?
Devo dire molto bene. Inizio a rendermi conto che leggere la consegna lì è importante. Puoi alzarti se vuoi. Perfetto, grazie. Questa almeno ti sei divertito un poco? Molto. Francesco, sembri quasi un cattivo di James Bond. Hai questa aura in te mentre giravi. Proprio da... Malvagità. Ti manca cavalcato, giocante. Curiosamente, entrambi avete fatto lo stesso numero di giri. Le due checche qua. Esatto. Teatrale. Quindi alla fine avete confezionato entrambi più o meno 35 Kit Kat. L'unica differenza è che Francesco aveva nel suo cappello 54 carte, Francesca 53, perché una te n'è andata dall'altra parte. Spiace. Quindi a non andare dal lato opposto ti ha fatto perdere quel punto. Mi dispiace. Anche a me. Riusciranno Federico e Valentina a cambiare le carte in tavola? Vuoi leggere la sfida? Sì? Hai già qualche idea? C'è un cappello lì, giusto? Fa parte del gioco? Sì. Avviciniamolo. No, ok, allora vanno per di là, quindi... Lancia le carte nel cappello. Molto bene. Mi sto arrabbiando, ok, ho un'idea. Ah, sono entrate. Tecnica, tecnica signori! No! Ho sprecato un sacco di carte. Wow! Hai ancora 4 minuti e mezzo. Non posso recuperare le carte senza alzarmi dalla sedia? Tutte le informazioni sono nella sedia. No, vabbè, mi sento un po' sleale, quindi faccio il giro su me stesso. Posso togliermi le scarpe? Come preferisci? Adesso che prendi appunti così sembra tipo le scimmie in laboratorio. Vado, Vai, aggiungi carte. 5. altro che non è la sedia. Ah, io ok. 4. Attenta a non morire. 15 carte. Ok. Aspetta, ma posso fare anche così? Io mi sto per sviluppare lo so. Dai, basta, mi fermo così. Ah, ok. Ho trovato un metodo più veloce. Ma posso farli anche così? Sì. E allora? 50. Però è rilassante, dai. Quanto mi manca che sto per morire? Altro che tagada alle fiere, quelle là di paesino. D'ora in poi tutti quelli che lavoreranno alle sagre di paese porteranno solo una sedia girevole. È una prova fisica importante, mi sento Yuri Gagarin. Prima di morire, ovviamente. E stop. Ok. C'è un po' di cambio così adesso. Finito il Hai finito il tempo? Sì. Perfetto, quanto sono arrivato? Adesso conto. Hai fatto circa, dopo ricontrollerò, 76 giri. Tu come ti senti? Soddisfatto? Penso di capire cosa provano quelli che soffrono di mal di mare. Grazie Federico. Bene. Grazie. A dopo. A dopo. Mai più questa sfida? Mai più. Da quanto non vai sul Tagada, Federico? Non lo so, non me lo ricordo, quelle sagritte di paese. No, non lo so. È curioso sentirti dire che farai la figura della scimmia di laboratorio quando è Valentina a saltare su e giù per la sedia. Non fatelo a casa. E comunque, alla fine, come avete sentito, Valentina ha fatto 76 giri 77 mi hai detto. e 76, li ho Io ho ricontati. detto 67. 76. Sei ultra competitiva. Io ho capito 2. Meno 66. Più le 25 carte che erano nel cappello, raggiungi 405 carte, ossia 74 Kit Kat. Anche Federico ha fatto tantissimi giri, ma purtroppo solo 54 Kit Kat. Quindi alla fine sono 1 punto ad Anna, 2 punti a Francesca, 3 punti a Francesco, 4 punti a Federico, ma 5 punti a Valentina. Un applauso a Valentina. Sono stata bravissima. I miei giri.
Roman Empire e quel fatto che ho continuato a Possiamo girare rimettere il con la video? Cazzo, ha fatto un sacco di... È arrivato il momento del nostro primo usuale solitario bastardo, ossia una sfida un po' più difficile o una sfida creata appositamente per un partecipante, creata appositamente da me o in questo caso dagli altri partecipanti. 3, 2, 1, ciao! Mi confondono sempre così tanto. Le cose che metti sul tavolo. Ti confondono? Ciao Anna! Ciao. Ciao Francesca! Ciao, Tutto bene? tutto bene? Però c'è una lettera qui. Devo leggere forse questa lettera? Se vuoi. Boh. Ma prima di leggerla, prima di leggere la sfida, per favore ti chiedo di scegliere una carta di quelle coperte. Ok. Che numero è? 4 di cuori. Quindi i rotolini. Crea una sfida che pensi potresti vincere contro Deian. La sfida deve usare l'oggetto pescato e può durare al massimo 2 minuti. Hai 5 minuti a partire da adesso. È difficile pensare a una sfida quando sei tu di solito quella a farlo. Io non ho fantasia, raga. Ma zero proprio. Se vuoi fare delle prove io ti posso aiutare, se vuoi vedere se faccio schifo a qualcosa in particolare. Esatto. Allora, di sicuro almeno un castellino lo sai fare, quindi non ti chiedo di fare i castellini. Ottimo. È complicata questa cosa. Ti ho visto mandare parte di Mr. Bye? Sì. Io non ho fantasia. Sei pazzo? Solo il mio oggetto. Tutte le informazioni sono nella sfida. Ah, sì. Sì, ma se non ce la faccio manco io, non è che ti posso chiedere di farlo te. Quanto vanno dritte? Però questo è un po' banale. C'è più carino. Vuoi passare a un piano B? Cioè piano C? Ok. Ok, una sfida. Devi riuscire a fare tipo una mano con i bicchieri. Ok, devo tenere questo qua e metterlo là. Anch'io avrei fatto così. Sì, ma pure che... Ecco hai perso. Mandagli una di queste macchinette dentro il cerchio. Non sei così bravo. Una manina un po' tozza. Secondo te io cosa faccio schifo? Ah beh, c'è l'imbarazzo della scelta, quindi bisogna pensarci bene. È tipo una manina che fa così. Ero più brava prima. Ma pensavo che la sfida adesso fosse non beccare il cerchio. No, è sempre quello di entrare nel cerchio, però. Wow! Ok, io ci sono. Sei contento? Abbastanza. Bene, grazie mille Anna. Bello. Puoi andare. Pensavo alle macchinette quante volte avrei potuto fare. Avrei potuto utilizzare anche altri oggetti, però ho paura che non si potesse fare. Oh, Tutte le tutte cose erano- erano una sfida, sì. Ho capito. Va bene, ok. Grazie Francesca. Prego. Non c'è scritto che poi dobbiamo farla questa sfida, basta solo che io ti sfidi. Ciao Federico. Ciao, adesso questa è una prova ricca come le prime. Allora, vinci quanti più duelli contro Deian? Mi dispiace, Questa è la Federico. personalizzata per me? Sei stato vittima di un solitario bastardo. Mannaggia la miseria. Non perché ti odi, ma perché eri l'ultimo a registrare, quindi avevo bisogno di quelli prima. Come ti senti? Sono veramente euforico. Perfetto.
Federico sarà la vostra cavia di laboratorio, interpreterà la vostra persona, è tipo il campione portato da voi. Oh, wow. Se vincerà le varie sfide che voi avete fatto, non solo Federico prenderà un punto per ogni sfida che vince, ma voi prenderete un punto per ogni sfida che vince se la sfida è la vostra. Federico può arrivare a un massimo di 4 punti, mentre voi potete fare tutti un punto bonus, che non è comunque Quindi se non male. prendiamo il punto picchiamo Federico. Esatto. Che è comunque anziano, con gli occhiali, quindi caratteristiche per non poter essere picchiato. Ti rompiamo il femore. Parlando delle sfide, abbiamo avuto vari approcci. Da un lato Francesco, non so cosa succederà, è stato assolutamente ermetico, è passato i 5 minuti in silenzio a guardare i rotoli. Che è difficile anche quello, guarda che stare in silenzio. È vero. Francesca ha visto delle macchinine dentro un cerchio e ha pensato ad una sfida con delle macchinine dentro un cerchio. Molto interessante l'approccio artistico di Valentina. Grazie. Ma la sfida che mi affascina di più è quella di Anna. Per una Perché non ho mai capito neanche io cosa stavo facendo. per una che dice di avere zero creatività, fare una cosa che mi lascia così. Ditemi se non è questo il momento giusto per una piccola finta pubblicità. A tra poco! Ben ritrovati! Siamo nel bel mezzo di un solitario bastardo che vede me e Federico occupati in 4 duelli guerreschi orchestrati dagli altri concorrenti. E io so già come va a finire. Ogni duello vinto farà guadagnare un punto a Federico e alla persona che ha creato quel duello. Mani giunte in preghiera e abbiate fede, Enrico. Cominciamo con il duello dei cucchiai. Allora, Bisognerà... con 2 cucchiai, Perfetto, ora spiegala. sì, abbiamo questo pezzo, questo cilindro, Questo rotolo di carta questo igienica. rotolo di carta igienica, un tempo rotolo di carta igienica. Bisogna riuscire a girare un rotolo di carta igienica dall'altro lato. Ok? Va bene? Potresti fare... E devi tenerlo così, ok. Esatto. Cioè, io, Per queste qua. io qui ho il rotolo di carta igienica e devo invertire, cioè se io faccio così, Sì, ok. vale, Sì, hai passato la sfida. Passiamo alla sfida dei bicchieri. va bene. No, vabbè, il gioco è fai una figura scelta da me con i bicchieri. Ok. Se tu non riesci a rappresentarlo, Devi rappresentarlo meglio te. io devo rappresentarlo meglio? Sì. Ok, una mu, Una mu. sì. Farei così, forse. Allora, adesso mi vengono anche me i dubbi. La mu non è quella fatta... Adesso dobbiamo guardare poi su internet, vedere la risposta. Ah, hai ragione tu, Ho vinto io questa. hai vinto tu. La prossima sfida è la sfida dei rotoli. A turno dobbiamo cercare di buttare il cerchio giallo in modo tale da centrare il rotolo e man mano che uno riesce a centrarlo aumenteremo il numero. Il primo che arriva a centrare 5 rotoli vince. Va bene, quindi Parto tipo io. la prova di lancio. Esatto. Sembra tipo una roba da cowboy.
Di fronte al tuo insuccesso ho detto, beh, ma non è così. Di fronte a numerose sfide. Porco cane. No. Sì. Wow, ti prendi un rotolo. E perché ne hai messi 20 allora? Accidenti. Vai, vai. Ah, vabbè, mi sa che hai vinto tu. Yes! Rimane soltanto la sfida delle macchinine. Quindi hai deciso che sfida vuoi fare? Questa. Devi riuscire a lanciare quante più macchinine dentro. Una. Professionista comunque. No. Stai dicendo sul professionista? Poi voglio vedermi anch'io. No. No. Ma che? No. Tranquillo, vai, vai, butta fuori. Ottimo, ottimo, così mi piace. Ok, devi fare più di uno. Cocan. Dai! Se riesci a infilarne anche solo una siamo in pareggio. Ci sono arrivato più vicino però io. Va bene. Grazie Federico. È tipo come quando firmano gli accordi. Bene. Ok, prego, puoi andare. Boh, ti aspetto di là. Sì. A dopo. A dopo. Allora, cosa pensate del vostro portavoce di gara? Questo divano forse? Sono più portato per le Paralimpiadi che per le Olimpiadi. Meno male che siamo distanti, ti sei autoinculato con la V. Sì, mi dispiace Valentina, lei sperava che qualcuno dicesse un fiore, una pianta, mentre Federico ha tirato fuori una lettera greca che non si ricordava nemmeno lui come fosse. Qualcosa che ti ricordi tu. Devo dire però che tra tutti i duelli, quello che mi è piaciuto di più perché era più di tensione era stato quello con Francesca. Quello è stato veramente... perché le macchinine vanno sempre dove vogliono loro, quindi è sempre stato culo. Oppure vanno non dentro quel maledetto cerchio. Quindi alla fine sono 0 punti a Valentina, Francesco e Francesca e 1 punto a Federico e Anna. Un applauso a loro due. Grande Anna! Oh, la sentite? È in arrivo una nuova sfida! Yeehaw! Ciao Federico. Ciao Diane. Ciao Valentina. Ripun Giorgio Giorgio. Tutto bene? Tutto bene. Finché vincerò, andrà tutto a posto. E se perderai? Ti ucciderò. Ok. Ti piace quello che vedi davanti a te? C'è solo un cappello. Le cose che fanno parte della sfida quali sono? Il cappello. Solo il cappello. Sì. Se vuoi sederti, la sedia. Posso vedere cosa c'è sotto questo cappello? Scopriamo. Non c'è nulla. Che grande tristezza. Ti piacciono i cappelli? No, io odio i cappelli. Oh porca troia. Prego, puoi leggerla se vuoi. Sono pronta. Oddio. Entro 5 mesi riceverai un messaggio dal titolo Il richiamo del cowboy e della cowgirl. Vince chi risponderà più velocemente al messaggio. Il tempo parte fra un bel po'. Cavoli, bella questa. Cosa ne pensi? Mi sembra una sfida semplice. So già che perderò questa sfida. Perché? Perché io rispondo dopo giorni ai messaggi. Vivrai con l'ansia? No. No, ti darò la mia vita tranquillamente. Perfetto. Io che speravo di creare paura. No, cioè nel senso, mi hai già detto che sarà un messaggio, per cui sto tranquilla. Ah, Se lui mi sarà avessi un- detto entro 5 mesi succederà qualcosa, ecco, forse sei rimasta tipo 5 mesi così, tipo, forse oggi morirò. E pensi di rispondere generalmente velocemente ai messaggi? Sì, dipende. Sì. Sì, dipende. Sì, chi prende in giro alla fine, cioè vivo cronicamente online. Il telefono in mano c'è quasi sempre, quindi in teoria dovrei farcela.
Quindi me ne vado come sono arrivato, Se vuoi. in silenzio. Vuoi andartene con il cappello? No, voglio lasciare il capello. Ok. Basta? Ok. Ciao. Ciao! Grazie Federico. Ci vediamo. Ciao! Ciao. Avevo capito che dovevo andarmene poi. Non lo so, volevi rimanere lì 5 mesi? No! Non lo so, magari facevi subito lì. Anna, ci sono altre cose che odi a parte i cappelli e le penne nere? E i neri. Non penso, cioè non lo so, nel senso che ora come ora non mi vengono. Però magari nel momento in cui tu mi dici qualcosa probabilmente lo dirò. Perché tutto quello che io dico odi. Dai, persona, Allora, il video che avete appena visto è stato registrato più o meno ai primi di agosto. Quasi 3 mesi dopo, i nostri concorrenti hanno ricevuto questo messaggio. Invia un video di te che lanci qualcosa dentro qualcosa. Prima del lancio devi esclamare Yeehaw. Vince chi è più veloce, punto bonus per il miglior lancio e per il miglior Yeehaw. Il tempo parte adesso. Di questi 5 concorrenti, 2 hanno deciso di passare fino all'ultimo secondo non farlo. Vero Anna e Francesco? Sì. Qual è Però Dica. ho una sorpresa in diretta. Wow. Per cui ora procederò, posso? Puoi? Perfetto. Non so se lo vedrete a casa, ma l'importante è che lo vedano in diretta. Grazie a tutti. E Francesco? Lascia stare la pianta perché l'ho posto io perché anche Valentina è mica solo degli animali e delle persone ma Forse delle mi manda piante. quindi- la pannocchia picchiatrice, no? No. Com'è che si chiamava? Tutto ciò non rientrava nel programma. Allora niente. No, allora... Ti faccio la canestro. E allora... Lanciala te! E allora... fai A. No, fai A. Aiuto. Tutti i concorrenti l'hanno fatto. Scusate un attimo. Spero. Mi ha dato a chi? Perfetto. Ora, sarebbe bello partire subito e farvi vedere chi ha risposto per primo. Ma prima c'è un video che devo farvi vedere. Vince chi risponderà più velocemente al messaggio. Quindi procedo a rispondere al messaggio. Ti ringrazio per avermi iscritto. In questo momento sono particolarmente impegnato, quindi non riesco a darti una risposta sul pezzo. Ti racconto quello che mi è successo recentemente perché mi fa piacere tenerti informato. Ti risponderò con più calma perché penso di dover dedicare un po' di tempo alla mia risposta. Non capisco se devo guardare qui o lì. Dove vuoi? Non so fate- nemmeno cosa stai facendo in realtà. Tu mi hai detto, entro 5 mesi riceverai un messaggio dal titolo Il richiamo del cowboy della Cagone. Sì. Vince chi risponde più velocemente al messaggio, sto rispondendo al messaggio. Ah, è già questa la risposta. E quindi, niente, ti dico che il mio cavallo è diventato vecchio, non è più performante, lo cambieremo a breve e quindi sono impegnato in questa questione ultimamente. Ti rispondo comunque con calma. Ok. Va bene, Grazie Federico. ci vediamo. Accidenti, potevo usare questo berretto. Vabbè. Non so se valga però. Non so se vale. Quindi non sei più un genio, ritiro. Perché il messaggio era invia un video a Diane, questo l'ho ritratto io da solo. È una questione... Quindi non hai mandato niente anche tu? Se fosse per me personalmente, visto come vi siete comportati voi due, io lo considero all'interno. Però lo considero tipo in numero assoluto. No, perché tu Quindi non lui avevi è- dato un termine. Tu hai mai dato un termine, cioè io potrei anche per 3 mesi farlo. Là non hai dato un termine, mentre hai sottolineato che dovevi rispondere a un messaggio che sarebbe arrivato 5 mesi dopo. Per cui non vale un cazzo. Non so, non so, io per come, appunto, per come mi sono comportato, io darei un punto, dai. A me ha dato un punto. Che cazzo di parli? mi sentirei troppo... Darò un giudizio più o meno giusto nel giro di un paio di minuti. Comunque, una volta inviato il messaggio, ho appoggiato il telefono, ho ricominciato a studiare e mentre stavo aprendo il libro è squillato il telefono. Nel giro di 1 minuto e 30 secondi L'agenzia delle entrate mi ha chiamato. ho ricevuto questo.
Allora, Valentina, Dimmi. sei la pistolera più veloce del West. Ci ho messo più tempo io a digitare la sfida sul mio telefono che a riceverla. Sei stata così veloce che mi è difficile capire esattamente tu cosa abbia lanciato dentro cosa. Era un profumino al... Cimice? No, al gusto panettone. Potevi scegliere almeno Pandora. 5 ore passano e ricevo una seconda notifica. Ormai potete capire di chi rimane. Dopo la notifica ricevo anche un messaggio in cui è scritto: cazzo, poi sapevo che avrei ignorato il messaggio. Così capite i miei tempi di risposta solitamente. Ok, questo è il mio gnomo e adesso lo farò volare. Col cestino? Pronti? No. Iha! Ok, doveva andare diversamente, però penso che vada bene. Ma dove hai fatto il video? Tu pensi che io non l'abbia rifatto? Non andava dentro. Non andava dentro, era 5 ore erano il gnomo rotto. Ormai è diventato troppo. Anche perché mi cringiavo troppo a continuare a fare i miei da che Lo sapevo che dovevamo mandarla in un istituto speciale. Devo dire però che questo è uno dei video più belli che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Perché il comportamento dell'audio mi fa spezzare, tant'è che io l'ho estrapolato solo per vedere questo. Iha! 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 Perché avanti dietro. Iha! 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 Comunque in realtà hai lanciato qualcosa dentro qualcosa. Hai lanciato lo gnomo dentro la stanza. Quindi io te lo conto lo stesso. Sei un po' creativo. Sì, tra lecca culo ci si capisce. Esatto. Quindi alla fine Va bene 7 punti, grazie. io direi un punto a Federico. Perché non hai inviato il messaggio, però comunque hai risposto al messaggio. 2 punti a Francesco, 3 punti ad Anna, più un punto bonus per lo Ia, perché è stato veramente pazzesco. È vero. 4 punti a Francesca, più un punto bonus per il lancio, perché è stato il lancio migliore che io abbia mai visto. E 5 punti a Valentina. Quindi un applauso a Francesca e Valentina. Go girl. Concludiamo con una bella squadriglia, ossia una sfida a squadre. È un momento bellissimo per me perché è il primo momento in cui i concorrenti si conoscono. Come posso dire, sono amicizie in costruzione. Ciao Francesca! Ciao. Ciao Francesco! Cosa vedi davanti a te? Dei cosi che sembrano Lego ma che non sono Lego. Sei contenta di vedere i Lego? Sì, non sono Lego, però Ce li fai rimandare bene. Sono Lego. componi i Lego in modo tale da rappresentare una mucca. Hai 10 minuti a partire da adesso. Ti piacciono le mucche? Mi piace mangiarle. I colori non sono tanto della mucca, però usiamo l'immaginazione. Va bene. Cosa ci vorrà? 4 gambe e un corpo. Quali sono secondo te le caratteristiche fondamentali di una mucca? Beh, avere il rumine. Il rumine. Non so se verrà fuori perché qualcosa che definirei una mucca. Cosa pensi che verrà fuori? 4 zampe È un corpo. e un corpo. No, deve essere più grande. Non va bene. Deve essere grande, grossa, deve essere più larga che alta. Hanno anche un corpo loro, però forse un corpo più importante ce l'hanno sotto rispetto al sopra. Forse è meglio puntare sul sotto piuttosto che sul sopra. Tu che ne dici, Dejan? Che te l'ho già sentito dire. Ah sì? Posso farla più grossa, però sembra un cammello se ci metto sopra. Continui a chiedermi le caratteristiche di una mucca. Sento che alla mia mucca manca qualcosa. Bisogna essere bravi a fare anche le mammelle. Come si fanno le mammelle? E io che ne so, non sono mica una donna, non ho le mammelle. Beh, però sì che ce le hai. Oddio. Ma sai cosa? Ma sì, aggiungiamo anche le mammelle, povera Crista, queste ne ha poche. Con la sua amica lumaca. Ha un occhio sulla gabba? Sì.
che senso? Ha un occhio sulla gamba. Quindi questa è la tua, diciamo, tartaruga mucca di città. Non ti azzardare, esattamente. La mia mucca di città. Carina. La City Cow. Come la... Sono curioso di vedere cosa faranno i prossimi. Forse lo scoprirei a breve. Forse lo scoprirò a breve. Perfetto. Odio quando mi dai un'altra busta. Descrivi il tuo disegno ai tuoi compagni di squadra usando solo le seguenti parole. 1, sopra, sotto, su, giù, centro, destra, sinistra, ananas, cece, mango, uva. Hai 3 minuti per pensare e 2 minuti per scrivere. Descrivere. Descrivere. Il tempo parte adesso. Centro. Centro uva. Centro uva. È difficilissimo. Puoi dirlo ad alta voce? È difficilissimo, Diane. È proprio difficile. Grazie. A sinistra cece. Sinistra cece. Però sotto centro uva. Sotto mango. Ma che io dico? Boh. È una mucca. No, non lo puoi dire. Appunto. Centro mango. Centro mango. Insomma. Però giù uva. Giuva. Devo fare capire ai miei compagni cos'è questa cosa qui. Tutte le informazioni sono grosse. Sì, lo so, è inutile parlare con te. Centro giù sinistra uva. E centro giù centro uva. Finito il tempo. Ok. Ti fermi qua? Io Avevi ancora 20 secondi. prima di peggiorare. Questo. Non credo che riusciranno a rifare la mia mucca. Sei contento di come hai fatto? Sì. Hai qualcosa che vorresti dire ai tuoi compagni di squadra? Buona fortuna. Grazie Francesca. Ero felice fino a quando ho fatto la mucca, poi dopo no, non più. Ok. Grazie Francesco. Perfetto. Ma che cacchio è stato questo? Ah, sono confusa. Francesco, ho visto in te un'ossessione per le mammelle in questa sfida. L'unica cosa che sapevi era giuva. No, beh, anche centro mango. Centro giù, uva. Ma come mai questa ossessione per le mammelle? È perché non ce le hai? Beh, bisogna essere anatomicamente precisi, insomma, la mammella della mucca la vedi. E pensi all'uva. Questa è la mammella della mucca. In compenso mi sei sembrato meno disorientato di Francesca. Perché lui a quanto pare non sembrava strano dover descrivere una mucca con 100 mango. Uno doveva capire che era una mucca in tutto questo. Questa è l'unica sfida che Francesca si è ricordata e che per mesi mi ha continuato a chiedere È come stato un incubo per me, sì. Sì, non me la ricordavo. PTSD. Mi viene esatto un po' da piangere se ci penso ancora. Direi di A me viene un po' partire. da uva centro mango. Bene, direi quindi di partire con la squadra degli sceriffi. Riuscirà Francesco a spiegare la sua mucca a Valentina o il tentativo andrà in vacca? Ciao Valentina. Ciao, oddio. Segui la direzione dei tuoi compagni di squadra e riproduci la scultura. Vince la scultura più vicina all'originale. Punto bonus se indovini cosa rappresenta. Hai 10 minuti a partire da adesso. Ok, partono in 10 minuti. Allora, centro mango, e centro giù, uva. Aspetti un attimo un po'. Non ho capito niente. Ok, cece secondo me è giallo, uva è blu. Ah no, ananas è giallo. Cece che colore è? Centro mango. Centro tutto giallo. Centro giù, uva. Ok, il culo blu. Potrebbe essere un uccellino. E destra. Destra su. Destra su. Uva. Destra su destra. Cece.
Ma pausa? Cece, io lo interpreto come rosso perché non abbiamo abbastanza marroni. Destra, sinistra, su, Destra, sinistra, su, cece. Mai stata così concentrata in vita mia. Sinistra, Cece. Cece. Palese. Ma lui queste informazioni Me le ha date seguendo le informazioni ancora di qualcun altro? No, lui aveva l'immagine di riferimento? davanti a sé. E centro, giù, sinistra, uva. Ah, penso che sia finita, sì. Ma non è un animale! Ti sembra un uccellino a te? No! Ce la posso fare? No, non morire, no. Ok, queste sono le ali. Perfetto. Finito! Carino. Non è vero! Se qualcuno ti dovesse chiedere con più chiarezza che tipo di uccellino, Martin Pescatore. ok, perfetto. Solo per avere un'idea più precisa. Perché mi ricordo che ha quei colori lì, per il resto non so altri uccelli. Non importa. A te. No. Descrivi il tuo disegno e i tuoi compagni di squadra usando solo le seguenti parole. Io sono in squadra con lei adesso. Mannaggia a te. Mannaggia a te. Il Martin Pescatore. E io potevo indovinare il Martin. No, è inutile, non dire niente, lo so già come va bene. Vedi che io almeno, dai, Il Martin Pescatore. Mango, non c'entra. A me sembrava un uccellino dalla descrizione, perché blu, giallo, rosso, dici vabbè, No, cazzo è no. un uccellino. Mango. Mango, uva. Sì, mango. Valentina e Francesca hanno interpretato i frutti in maniera diversa perché penso che Francesca intendesse la forma. Sì, esatto. Mentre Valentina il colore. Esatto. Nonostante questa incomunicabilità tra i due linguaggi, Valentina ha indovinato più e più volte quello che Francesco stava per dire. Francesco diceva destra su e Valentina uva. E Francesco uva. Diceva solo uva. Vabbè, c'era del feeling comunque. C'è stata una connessione spirituale, secondo me. Non ha portato a nulla, ma c'è stata. Punti bonus. Comunque, questa dà una doppia possibilità a Federico, perché Federico può indovinare una mucca o può indovinare un Martin Pescatore. Assolutamente. Il Martin Pescatore. Dipende da quello che le viene fuori. Io proprio la mattina mi sveglio e penso che un Martin Pescatore deve correre più veloce di una mucca per sopravvivere nella savana. Cosa avrà detto Francesca? E come spiegherà Valentina il suo uccellino? Di certo non è questa la sfida in cui sia Anna che Federico hanno concluso sbraitando questa me la lego al dito. Ciao Anna. Guarda che carine. Come ti senti? Bene. Ti fa piacere che ci sono anch'io? Beh, se non ci sei tu, sei quello che gestisce il gioco. No, intendo. Sì. Speravo si rompesse in 1000 pezzi. Sembravi proprio il destino divino. Scelgo te per morire. Segui le direzioni dei tuoi compagni di squadra. E riproduci la scrittura. Se facessi le torri gemelle sarei stravantaggiato. I 2 minuti partono adesso. Mango giù va. Basta. Mango giuba. Devono capire così perché io non ho capito niente. Centro, ananas. Centro destra, giù, uva. Che animale pensicone si hanno a presentare. Sinistra, su, ananas. Sinistra, su, cece. È ancora 1 minuto e mezzo. In questo 1 minuto e mezzo se lo immagina. Mango giuba. Ti ascoltiamo dall'inizio. Ho capito cosa ha fatto. Però una mucca. Ok. Ovviamente i colori sono puramente casuali perché non abbiamo i colori per mucca. Centro, su, cece. Centro, sinistra, giù, uva. Quali sono le caratteristiche fondamentali del mucca? Le gambe. Poi faccio un corpo. Centro, sinistra, giù. Ah, ma sono anche gli occhi, cioè meglio di così.
Che cosa c'erano di gusti? Ah, però aspetta, volevo farla un po' macchie perché devo mucchiare le macchie. Tutto ok? Sì, guarda che avrà la varicella. È il nostro problema. Rifacciamolo, vai. Vai, adesso forse ho capito, vai. Ok. Quanto tempo bevi bene? Ancora per 30 secondi. È un grappolo di uva. È un grappolo di uva? Sì. L'animale che sta cercando di rappresentare? Quindi le mucche rimane così. Sì, sì, bellissima. Cosa vorresti dire rimane così? No, era un Schifo. Perfetto. Quindi questa è la tua immagine. Non alternative. Quindi la tua compagnia di squadra ti stava dicendo di disegnare Una mucca. Hai qualcosa che vorresti dire alla tua compagnia di Sì, squadra? Cristo Dio, che caspita di cose che hai cercato di dire. Cioè, forse nella tua testa aveva un senso. Il problema è che non può rimanere nella tua testa se devi dare informazioni a me. Va bene. Grazie Federico. No, questo era troppo difficile. Ne vado? Se vuoi. Ah, bene, sorprendente. Come ti senti, Francesca? Io un po' scioccata. Cioè, dimmi che la mucca è il tuo animale preferito in assoluto, pensi solo alle mucche, quindi hai detto... First no, reaction, mucca. shock. In realtà no, perché avevo detto faccio Per- un cane. Sì. Perché non avevo capito niente. Non so perché mi è venuto in mente la Io lo mucca. so, perché Culo. chiunque pensi che Anna in realtà stia facendo a caso, si Ha sta ragione. sbagliando. Tutte le informazioni erano nella sfida. Grazie. Prego. Ah, un altro. Spero non sia la mia compagna perché guarda, in questo momento sono un po' fuori con lei. Ah, fantastico, quindi adesso sarò io il problema per il successivo. Mango? Uva! Sono i 3 minuti per Ah, pensare. ok, scusa. Però puoi provare a vedere come uscirà dopo, sì sì. Che voglio dire le lettere. Ok. Mu, ce l'ho, ho anche la A da qualche parte hanno nascosto. Mucca. Ok, perfetto. E ho la mucca. Ottimo. Perfetto. Hai ancora un minuto se vuoi Vediamo se considerare come come fare. come sputtanato l'altra mia compagna. Però scusami, lei non ha seguito le mie istruzioni. Ho fatto provare questa cosa sia a te che a Federico, giusto per vedere come andava. Nel caso, se riesco, li utilizzerò come fuoriscena. Era solo per vedere, per Però controllare. vedi che alla fine ci avevamo pensato Perché ha pensato ma abbastanza sono tutti così simile. cretini, poi ha detto no, vedi che loro ce l'hanno fatta. La nostra connessione ha fatto un po' cacare. Martin Pescatore. Basta, Martin Pescatore. Bellissimo. Io quando ho fatto quella sfida ho detto mi spiace. Mi spiace, io non... Infatti, e Federico invece è stato tutto il tempo, ho capito cosa ha fatto, ho capito cosa ha fatto. È un grappolo d'uva. Il tuo animale. No, è un Martin Pescatore che mangia un grappolo d'uva. Sopra la Guarda che bella. Questa è la City Cow di Francesca. Ti cavo. Direi che è quasi simile alla Giovanna, alla Maria Giovanna di Anna. Però hai visto questa anche l'acqua che la beveratoio Sì. dove beve e per terra il prato No, con i veramente, fiori. senso più... La mia non è City, è Garden. Sicuramente voi siete vincitrici di questa sfida e prenderete il punto bonus. Tomassa, certo. Guarda. Per quanto riguarda gli altri, No, sai chi sembra? Perry nel Torino. È identico. Guarda così. dici, scusa, una mucca? Metti in cappello, Perry la mucca! È bellissimo. Nonostante siano diminuite le dimensioni della scultura, e non sto parlando delle dimensioni fisiche, Che contano. parlo delle dimensioni perché Francesco l'ha fatta tridimensionale, Valentina quasi bidimensionale e Federico l'ha fatta per terra, quindi diciamo che veramente sei stato un Concettuale comunque. Kandinsky un po', Però se voi guardate Francesco e Federico, sono un po' simili, c'è una qualche Di somiglianza profilo. di profilo. A caso, completamente a caso. Insieme a me. Federico ha detto che sembrava un cavallo secondo lui, quindi più o meno ci Vabbè, siamo lo dai. stesso. Quindi io direi a questo punto, dividendo i 5 punti in qualche maniera, purtroppo ragazzi è stato veramente
Un disastro, un punto alla squadra degli sceriffi. Ma perché Martin Pescatore, la mucca con le ali da Martin Pescatore, qualcuno di voi sa come è fatto, un Martin Pescatore? Direi un punto alla squadra degli sceriffi e 4 punti alla squadra delle sorelle siamesi, più il punto bonus, 5 punti alla squadra delle sorelle. Sicuramente per merito mio. Un applauso ad Anna e Francesca. Che meraviglia. Bene, concorrenti, alzatevi e seguitemi. È il momento del massacro in diretta. A tra poco! Rieccoci qui al massacro in diretta. Chi leggerà la sfida? Valentina. Yes. Poni quanti più rotoli nei tuoi canovacci, quindi prendili in mano per i 4 angoli. Vince chi ha più rotoli nei propri canovacci dopo 100 secondi. Ok. Siete pronti? Sì. 3, 2, 1, via! L'altro canovaccio dov'è? Non lo so, dice. Ah, è vero, siamo cazzo. Avete ancora 40 secondi. Non toccare i miei! Vai via! Vai via! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Stop! Fermi tutti! Non potete più toccare. Fermi tutti. La sfida era di avere i 2 canovacci in mano entro la fine dei 100 secondi. Quindi Valentina e Francesco. Come avete canovacci in mano? Sì, però vorrei dirti, lui non lo sta tenendo dagli angoli, sta tenendo la scatola. E sono 2, non 1. Era stato soltanto. Federico, mi dispiace, sei squalificato. E tu non li stai tenendo tutti per tutti gli angoli? 4 angoli hai detto, non hai detto tutti e 4 di entrambi. Ah, ok. Ci sta. Qualcuno, cioè. Mi sa che sono più di 30 ore. La realtà è che non volevo Messo a essere confiare. geniale. Perfetto, grazie ragazzi, potete tornare al vostro posto. Ci sentiamo dopo. Buongiorno, mi dispiace interrompere la trasmissione così, ma purtroppo devo avvisarvi di un errore nel punteggio finale di questo episodio. Meno 2 punti a Dejan. Esatto. Fortunatamente questo mio errore non influisce sul vincitore della serie, che rimarrà comunque lo stesso. Sfortunatamente però influisce sulla vincitrice di questo episodio. Mi scuso quindi con Anna per non averle permesso di godersi il suo meritato momento di gloria e con tutti voi per il disguido. E vi auguro una buona visione. Ciao! Oh, e se vi sta piacendo la serie lasciate un commento. Grazie! Ben ritrovati! Questa volta diciamo che c'è stata molta guerriglia, soprattutto creata da quella che voleva divertirsi solo per partecipare. Io mi stavo divertendo un sacco. Alla fine abbiamo Federico, Francesco e Valentina a 0 punti, Francesca a 4 punti, ma 5 punti ad Anna. Un applauso ad Anna. Quindi, sommando tutti i punti, abbiamo Federico a 13 punti, ma Francesca ha 17, quindi Francesca alzati e vatti a prendere le migliori cose innocue che potresti usare come un'arma. Wow, abbiamo già finito il secondo episodio. Chi vincerà il trofeo la prossima settimana? Scopritelo insieme a noi. Buonanotte! Oddio. No! No! Dimmi quando. Tequila!